Intraprendiamo il viaggio di Ulisse con questi oracoli illustrati da Paolo Barbieri. In ogni carta, da Polifemo a Circe, dalle Sirene a Calipso, rivivremo le tappe di questa epica odissea. Questo mazzo è un'allegoria del viaggio spirituale che ci condurrà alla nostra personale Itaca. Ecco a voi gli Odyssey Oracle Cards. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric One. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli oracoli ci sarà uno slideshow in cui vi mostrerò tutti e 36 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fino ad ora vi ringrazio se lo avete già fatto o se considerate di farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti in questa video recensione dedicata all'Odyssey Oracle Cards, un mazzo che trasforma il mito in uno strumento di introspezione ed evoluzione, direi anche di cultura per chi come me ha studiato l'Odissea ma non se la ricorda o per chi non la conosce. Le illustrazioni sono di Paolo Barbieri, il testo è curato da Charles Harrington, edito dallo Scarabeo ed è stato stampato in gennaio 2025. La scatola ha una lunghezza di poco più di 13 cm, larga quasi 10 cm, ha un intaglio semicircolare sul coperchio per facilitare l'apertura, dove all'interno troviamo il libretto e il mazzo. Il tutto è facile da estrarre con questo nastrino. Quindi abbiamo il mazzo che è composto da 36 carte, sono stampate, come potete notare, in finitura lucida. Il cartoncino si è abbastanza spesso e per darvi un'idea della grandezza il formato è di 8,9 cm x 12,5 e lo spessore di tutto il mazzo è di 1,4 cm. Nel davanti troviamo l'intera illustrazione che prende proprio tutta la grandezza della carta e quindi va ad abbracciarla. Poi abbiamo questa decorazione in basso, c'è una parte nera dove c'è il numero di ogni singola carta e il titolo o il nome della carta stessa. Vi mostro il retro che è costituito così, è ornato da questo motivo simmetrico che evoca un po' le decorazioni dell'antica Grecia. Queste decorazioni sono di un giallo molto chiaro, su fondo nero, abbiamo delle fasce che alternano spirali, forme di foglie, onde, simili ai fregi delle ceramiche. Al centro un simbolo che ricorda un occhio, ma in realtà può anche sembrare una barca, comunque suggerisce la visione e il viaggio interiore. Il libretto è in 5 lingue. Eccole qui, inglese, italiano, spagnolo, portoghese e russo. La parte in inglese è quasi sempre leggermente più ampia rispetto alle altre, dove trovate qualche spiegazione in più, poi 3 suggerimenti di lettura, infatti qui li vediamo, mentre in italiano troviamo, adesso ve la mostro, solo una stesa. Eccola qui, la stesa dell'impresa leggendaria. Per la spiegazione delle carte, di ogni singola carta, troviamo il viaggio
che è la descrizione della scena, mentre poi c'è la direzione che indica un suggerimento di interpretazione. Nel vasto panorama degli oracoli illustrati, l'Odyssey Oracle di Barbieri si distingue come un'opera che fonde mitologia, introspezione e arte visionaria. Ho diviso il mazzo in 3 gruppi, perché secondo me ci può permettere di andare ad assaporare in pieno l'idea del viaggio e dunque adesso siamo pronti per iniziare. Andiamo a scoprire il primo gruppo. Eccoci di fronte al primo gruppo di 12 carte. In questo gruppo troviamo le carte che secondo me rappresentano l'inizio del viaggio, le tempeste, i mostri, le illusioni. Sono le sfide che ci costringono a partire, spesso contro la nostra volontà. Ulisse incontra e affronta il ciclope, le sirene, le ire degli dei e noi affrontiamo paure, ostacoli e cambiamenti improvvisi. Le immagini di Barbieri in queste carte sono molto intense, alcune drammatiche, altre oniriche. E ci ricordano che ogni viaggio comincia con una rottura, con un momento in cui il mondo ci mette alla prova. Queste carte quindi ci aiutano a riconoscere le nostre difficoltà e a trovare il coraggio di affrontarle. Queste sono le prime 12, troviamo la sacra narratrice, lo scontro dei ciclopi, misfare il destino, il naufragio di Calipso, il naufrago, scusate, il naufrago di Calipso, e poi il signore delle tempeste, il dono sciagurato, un assaggio di loto, rive selvagge, uno sguardo dei ciclopi, la casa dei venti, sigillare le tempeste e poi una tempesta di pietre. Ogni carta è una storia, ogni illustrazione una sfida, ogni messaggio è un invito a scoprire qualcosa di noi stessi. Fin dalla prima carta si percepisce che questo mazzo non è solo uno strumento divinatorio, ma un invito a intraprendere un viaggio epico dentro se stessi, guidati dalle immagini potenti e simboliche ispirate proprio all'Odissea di Omero. È come se la musa stessa ci sussurrasse all'orecchio chiedendoci di diventare noi i protagonisti della nostra storia personale, anzi proprio della nostra Odissea. Il tema dell'Odissea sviluppato in questo mazzo è in effetti quanto mai attuale. Ulisse non è solo un eroe greco, è l'emblema dell'essere umano che affronta l'ignoto, che sbaglia e che impara e soprattutto che resiste. In un mondo dove il viaggio interiore è spesso più complesso di quello esteriore, queste carte ci ricordano che anche noi possiamo essere astuti, coraggiosi e guidati dalla saggezza e anche ogni ostacolo, per quanto spaventoso sia, può essere superato con determinazione e consapevolezza. Ma adesso andiamo a vedere e scoprire il secondo gruppo. Questo è il secondo gruppo che ci porta nel cuore dell'Odissea, dove Ulisse incontra divinità, perde compagni, si confronta con la solitudine e con la propria identità. Sono carte che parlano di cambiamento, di crescita e di scelte. Qui l'arte di Barbieri si fa più simbolica, più introspettiva, le figure sembrano sospese tra sogno e realtà, come se ci invitassero a guardare dentro di noi. Queste carte ci chiedono cosa dobbiamo lasciare andare per evolvere, quali alleati possiamo trovare nel nostro cammino. È il momento della riflessione, della consapevolezza e soprattutto della metamorfosi. Infatti queste sono le altre 12 carte, partiamo dalla 13, che appunto si chiama Metamorfosi malevola, il dono dell'ingannatore, la padronanza della magia, il viaggio all'alba, le porte dell'oltretomba, il veggente cieco, l'antenata benedetta, il canto delle sirene, l'uomo all'albero maestro, un passaggio pericoloso, trascinato nelle profondità, alla deriva nel vuoto. Parlando del
ovviamente l'artista della parte artistica, come potete vedere il mazzo si compone di carte che ritraggono momenti salienti del viaggio di Ulisse, reinterpretati con lo stile inconfondibile di Barbieri, un tratto dinamico, ricco di dettagli, con atmosfere che oscillano tra il sogno e direi a volte anche l'incubo tra il divino e l'umano. Ogni illustrazione è una porta aperta su un mondo archetipico dove mostri marini, divinità capricciose e paesaggi surreali diventano specchi delle nostre sfide interiori. Il colore molto forte, diciamo molto intenso, è usato con maestria per evocare in effetti emozioni profonde. Il blu degli abissi, il rosso della battaglia, il giallo della rivelazione. Potete godere della bellezza di queste carte, ma vi ricordo che alla fine trovate lo slideshow. E adesso passiamo all'ultimo e terzo gruppo. Infine eccoci di fronte al terzo gruppo, che secondo me effettivamente rappresenta il ritorno e la riconquista. Ulisse che torna a Itaca, che riconquista il suo regno, che si riunisce con Penelope. Sono carte che parlano di vittoria, ma anche di un equilibrio ritrovato. Qui l'energia, e lo vedete già dai colori, è più calma, più luminosa, le immagini evocano la pace dopo la tempesta, la saggezza dopo il conflitto. Queste sono carte che ricordano che ogni viaggio ha uno scopo e che la vera conquista è quella interiore. Ci invitano a celebrare ciò che abbiamo imparato, a riconoscere la nostra forza e a vivere con maggiore autenticità. Queste sono le ultime 12 carte dove troviamo a partire dalla 25 la destinazione prefissata, il mantello dell'inganno, ferventi alleati. Il 28 è il mendicante alla festa, l'amico fedele, sussurri divini, l'eroe rivelato, scusate, un colpo portentoso, la resa dei conti, cuori riuniti, fine dell'avventura e poi infine abbiamo leggenda ed eredità. Dal punto di vista pratico, l'Odyssey Oracle, diciamo che può essere usato in diversi modi. L'approccio più semplice è l'estrazione di una singola carta, accompagnata da una domanda aperta come: quale saggezza mi serve oggi? Oppure qual è la mia sfida attuale? Come già detto, ogni carta è accompagnata da una guida nel libretto che offre sia il contesto mitologico, sia un suggerimento per l'interpretazione personale, ma ciò che rende questo mazzo davvero speciale è la sua capacità di stimolare l'intuizione. In questo gli oracoli sono proprio maestri a sviluppare, ad aiutarci proprio nella nostra intuizione. Le immagini non impongono significati, ma li suggeriscono, lasciando spazio alla libera associazione e alla riflessione. È uno strumento ideale per chi ama lavorare con archetipi, per chi cerca una lettura più narrativa e meno rigida e per chi vuole connettersi con la propria forza interiore attraverso il mito. In conclusione direi che l'Odyssey Oracle è un mazzo che non si limita a predire, certo può essere utilizzato anche per la divinazione, ma è perfetto per chi ama la mitologia, per chi come me non è solo lettrice ma anche collezionista, per chi cerca una lettura profonda e visivamente coinvolgente e direi soprattutto per chi vuole riscoprire il proprio potere attraverso il racconto più epico di tutti i tempi. Paolo Barbieri ha creato un ponte tra l'antico e il moderno, tra il mito e la mente, ci invita a percorrerlo con coraggio. Che lo usiate per una lettura quotidiana o per una domanda profonda o semplicemente per lasciarvi ispirare dalle immagini, questo mazzo vi guiderà. Perché ricordatevi che come Ulisse anche noi siamo viaggiatori in cerca di casa, qualunque
qualunque cosa essa significhi per ciascuno di noi, e ogni carta può essere una stella che ci orienta nel nostro mare interiore. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, ma non andate via perché adesso trovate lo slideshow per gustarvi al meglio ogni singola carta. Vi ringrazio per essere stati con me, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo oracolo, trovate anche il link per acquistarlo e se volete potete andare a vedere tanti altri video che pubblico sul mio canale e se volete potete anche seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti!